Ferma lo scroll immediatamente, perché ti darò i prossimi 18 minuti per dimostrare che non sei uno zombie. Non sono le radiazioni che ti causeranno problemi critici. Non sono i saccheggiatori. Sono 5 sistemi. Quei sistemi che usi ogni giorno senza pensarci. Sistemi fragili. Così fragili che possono fallire in 72 ore. La civiltà moderna non è una fondazione solida. È un castello di carte costruito su consegne just in time, pompe elettriche e infrastrutture digitali. Italia, 60 milioni di persone. La città media a scorte per 3 giorni. La persona media a scorte per 6 ore. Calcola. La maggior parte dei prepper si prepara per le minacce sbagliate. Comprano zaini tattici e filtri d'acqua e razioni di emergenza. Sistema 1. Approvvigionamento idrico. Il countdown invisibile. Apri il rubinetto. L'acqua esce. Ovvio. Vero. Sbagliato. Ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo approvvigionamento idrico funziona attraverso pompe elettriche. Migliaia di esse. Pompano acqua dalle fonti attraverso tubature, dentro impianti di depurazione, attraverso sistemi di filtrazione, dentro torri d'acqua. Elettricità cade. Le pompe si fermano. Niente pompe, niente acqua. Niente acqua. Disidratazione in 3 giorni. Il corpo umano perde 2 a 3 litri d'acqua al giorno attraverso respirazione, sudorazione, metabolismo. Senza sostituzione. Giorno 1, sete. Giorno 2, confusione mentale. Giorno 3, insufficienza degli organi. Le torri d'acqua hanno riserve, giusto? Forse 24, 48 ore con consumo normale. Tranne che il consumo non sarà normale. Il panico si diffonde. Ora arriva la parte dove diventa grave. Senza elettricità, il trattamento dell'acqua non funziona. Gli impianti di depurazione si fermano. I sistemi di filtrazione si bloccano. L'acqua ancora nelle tubature si contamina. I batteri si moltiplicano. I prodotti chimici si concentrano. La bevi comunque, perché la sete è più forte della ragione. 72 ore dopo, colera, dissenteria, tifo. Malattie che non vediamo da 150 anni tornano. Non perché il mondo finisce, perché le pompe smettono di funzionare. La soluzione che nessuno prepara: distillazione, non filtrazione. Distillazione. Ecco la scienza. L'acqua bolle a 100 gradi Celsius. A quella temperatura, tutti i batteri, virus, parassiti, tutto si ferma. Il vapore sale, si condensa, gocciola in un contenitore pulito. Hai H2O puro. La maggioranza non ha nessuna di queste cose. La maggioranza ha problemi gravi al giorno 4 per disidratazione. O al giorno 7 per acqua contaminata. Tu no, non più. Sistema 2, approvvigionamento alimentare, la finestra delle 6 ore. Ecco un fatto che dovrebbe tenerti sveglio la notte. Il tuo supermercato non ha magazzino. 0. Gli scaffali sono il magazzino. Questa è la consegna just in time. I camion portano nuove merci ogni giorno. Le vecchie merci vengono vendute. Un supermercato medio ha cibo per circa 500 famiglie per 3 giorni. La tua città ha 50.000 abitanti. Forse 15.000 famiglie. Ti servono 30 supermercati per rifornire tutti. Per 3 giorni. Ora arriva la crisi. L'acquisto panico non inizia in 3 giorni. In 3 ore. La psicologia è prevedibile. Prima notizia di problemi. Le persone iniziano a fare scorta. Altri vedono scaffali vuoti. Il panico escalation. La violenza inizia. La matematica del collasso. Ora 0. La notizia si diffonde. Ora 2, parcheggi pieni, primi scontri. Ora 6, scaffali vuoti, saccheggi iniziano. Ora 12, supermercati chiusi o bruciati. Ma ecco la verità ironica. Morire di fame è lento. Le persone possono sopravvivere 30 giorni senza cibo. Il problema non è la fame. Il problema è la disperazione. Persona affamata uguale persona razionale con disagio. Persona disperata uguale primate violento senza inibizioni. La finestra temporale per la violenza, 48 a 72 ore dopo l'ultimo pasto. La scienza della conservazione alimentare. Dimentica le MRE e le razioni di emergenza. Troppo costose, troppo specifiche. Ecco cosa funziona. Conserve, contenitori metallici, sigillati al calore, ermetici. Durata, decenni se non aperti. La fisica è semplice. Niente aria,
niente batteri, niente deterioramento. Sale, provato per 5000 anni. Il sale rimuove l'umidità. I batteri hanno bisogno d'acqua per sopravvivere. Niente acqua, batteri fermi. Affumicatura, il fumo contiene sostanze chimiche, fenoli, formaldeide, che inibiscono la crescita batterica. Più il calore asciuga la carne. Doppio effetto di conservazione. Essiccazione, rimuovi l'umidità, distruggi la base di vita per i microbi. Sole, calore, circolazione dell'aria. 48 ore dopo, carne o frutta secca, conservabile per mesi. La maggioranza non sa questo. La maggioranza combatte per l'ultimo pacchetto di patatine nel supermercato saccheggiato. Tu no, tu prepari. Ma aspetta, questo non è il vero colpo critico. Sistema 3, approvvigionamento energetico, il blackout totale. La luce si spegne, non solo in casa tua, ovunque, simultaneamente, per sempre. Ecco cosa la maggior parte non capisce. Le reti elettriche moderne sono così complesse che il loro collasso diventa irreversibile. Non è un interruttore che puoi riaccendere. Tutto ha bisogno di tutto. Quando la rete cade, non può riavviarsi da sola. Questo è l'incubo del Black Start. Giorno 1, i frigoriferi si fermano. Il cibo si deteriora. I condizionatori si fermano. In estate, colpo di calore. In inverno, congelamento. Giorno 3, i generatori diesel negli ospedali finiscono il carburante. I pazienti con respiratori hanno problemi gravi. I farmaci che richiedono refrigerazione diventano inutilizzabili. Settimana 1, senza pompe, niente benzina dalle stazioni. Senza benzina, niente mobilità. Niente mobilità uguale isolamento. Settimana 2, senza elettricità, niente comunicazione. Le torri cellulari hanno batterie di backup per 4 a 8 ore. Poi silenzio. Ora arriva la parte che nessuno sopravvive. Il riscaldamento a gas naturale ha bisogno di accensioni elettriche e ventilatori. Senza elettricità, niente riscaldamento. Nell'inverno italiano, problemi gravi per ipotermia in 12 a 24 ore a temperature estreme. La soluzione? Fare fuoco senza tecnologia moderna. Metodo ad attrito. Bow-drill. Fisica dell'attrito. Il movimento genera calore. Abbastanza calore accende l'esca. Ti serve legno secco, salice, pioppo, arco, bastone più corda, fuso, bastone dritto, base, tavola di legno piatta, esca, erba secca, corteccia d'albero. Tecnica: ruota il fuso con l'arco. Genera calore per attrito nella base, fino a quando appare la brace. Metti la brace nell'esca. Soffia delicatamente. La fiamma appare. Batteria più lana d'acciaio. Cortocircuito elettrico. Tieni la batteria da 9 volt contro la lana d'acciaio. Gli elettroni scorrono attraverso le fibre metalliche sottili. La resistenza genera calore. La lana d'acciaio si accende a circa 700 gradi Celsius. Fiamma immediata. Acciarino al ferrocerio, raschia l'asta metallica con il coltello. Le scintille raggiungono 3000 gradi Celsius. Abbastanza per accendere qualsiasi esca. Funziona bagnato, freddo, sempre. La maggioranza congela. Tu hai il fuoco. Sistema 4. Comunicazione, l'isolamento totale. Immagina, non sai cosa sta succedendo. Non nella città vicina, non nel paese vicino. Da nessuna parte. Niente notizie, niente aggiornamenti, nessun avvertimento quando arriva il pericolo. Questa è cecità cognitiva, ed è grave. La comunicazione moderna si basa su 3 pilastri: internet, rete mobile, telefono fisso. Tutti e 3 hanno bisogno di elettricità. Tutti e 3 cadono simultaneamente. 72 ore dopo il blackout delle comunicazioni. Totale. Assoluto. Ecco cosa significa: non sai quali strade sono bloccate, non sai dove operano i saccheggiatori, non sai se arrivano i soccorsi, non sai se la tua famiglia è al sicuro. Questa incertezza causa problemi gravi. Le persone prendono decisioni sbagliate per ignoranza, corrono in zone pericolose, rimangono in luoghi non sicuri, perdono finestre di evacuazione. L'informazione è sopravvivenza. Soluzione: comunicazione analogica. Questa radio funziona senza bisogno di internet o satelliti.
Si connette direttamente tramite frequenza e può raggiungere centinaia di chilometri. Attrezzatura più semplice. Ti serve solo una radio, un'alimentazione da 5 a 10 volt o semplicemente calore solare. L'antenna può essere improvvisata. Puoi iniziare a usarla. Imparerai queste informazioni in breve tempo. Il segnale è un metodo efficace. Riflettere la luce solare, qualcun altro ti vede da chilometri di distanza. Una semplice immagine SOS ti serve. Dipende completamente dalla fisica. La luce può salvarti completamente. Segnale con fumo. Con foglie secche e un pezzo di legno bagnato puoi facilmente creare fumo. Ti vedranno da 10 km di distanza. Così le tue possibilità di salvezza aumentano molto. Tutti urlano dentro di sé, ma tu sopravvivi usando le tue conoscenze. Ora arriva la parte che tutti odiano, ma questo è il metodo più efficace. Sistema 5. Il più importante è il sistema igienico. Ecco il segreto che tutti nascondono. Il tuo water è come una vera bomba. Se non tiri lo sciacquone, cosa succede? Quegli odori, quei batteri si diffondono ovunque. Cosa succede dopo poco tempo? Le fognature funzionano con le pompe. Questi scarichi buttano l'acqua sporca verso il basso e da lì l'acqua viene pulita. Se non c'è elettricità, la tua casa inizia a puzzare come un cadavere in poco tempo. Matematicamente parlando, una persona consuma circa 150 litri d'acqua al giorno. In alcune città vivono anche 100.000 persone. Se tutti consumano la stessa quantità d'acqua al giorno, questo fa in totale 10 milioni di acqua. Anche tu sei così? Giorno 1, tutte le pompe ferme. Tutte le acque reflue ovunque. Giorno 2, le cose si sono ribaltate sotto. Le fognature scorrono all'indietro. I lavandini pieni d'acqua. Giorno 3, le strade, i seminterrati delle case, tutti pieni e traboccanti di acqua sporca. Colera, batterio vibrio colere. Questo è purtroppo un brutto batterio. Si incuba in 3 giorni. Se hai contratto questa malattia, avrai diarrea, mal di testa e molte malattie. Non molto, hai 12 ore di tempo. Tifo, batterio Salmonella tifi. Si trasmette attraverso l'acqua che bevi e in breve tempo ti fa ammalare gravemente. Sintomi, febbre e malattie intestinali. Anche se venissi curato, la tua possibilità di sopravvivenza è del 5%. Fai attenzione. Dissenteria, si trasmette a te tramite parassiti. È un'infezione molto forte. Ti causa diarrea ed è sanguinolenta. Questo ti colpisce male e porta a molta perdita di liquidi. E inoltre porta a insufficienza d'organo. Queste malattie non sono dell'età antica. Sono malattie che emergono quando le istituzioni sanitarie non funzionano. Soluzione: se vuoi fare un buon sistema di toilette, devi scavare il terreno per mezzo metro. Dopo ogni bisogno devi buttare sopra cose come cenere e calce. In questo modo gli odori diminuiscono. La tua possibilità di ammalarti è diminuita. Altrimenti ti ritroverai in ospedale in breve tempo. Quello che tutti dimenticano è lavarsi le mani e viene sottovalutato. Se non ti lavi le mani dopo il bagno, ti ammalerai in un paio di giorni. Se dici io non ho malattie, auguri. È una malattia senza sintomi. Devi andare in ospedale in breve tempo. Non dimenticare, l'igiene è molto importante. Per questo le malattie si moltiplicano, perché non c'è igiene. Il crollo psicologico, la finestra delle 72 ore. Questa preparazione viene spesso trascurata. Anche se ottieni i materiali necessari, anche se accedi alle conoscenze tecniche. A volte vedi che non c'è abbastanza attrezzatura. Ma se crolli mentalmente, tutto finisce. Le persone sotto stress generalmente continuano alzandosi. Il primo giorno è molto importante. Passi lo shock. Ma il secondo giorno inizi a capire tutto. Il terzo giorno inizia la rottura completa. Non rimane né resistenza né niente. E poi arriva la perdita di controllo. Tutto è chiaro. Nel momento della crisi, le persone non si perdono in anni, solo in 3 giorni. La scarsità di risorse attiva gli istinti primitivi di sopravvivenza. La corteccia prefrontale, la razionalità, viene annullata dall'amigdala, paura di sopravvivenza. Risultato, violenza, saccheggio, conflitti gravi per una bottiglia d'acqua. L'equazione finale, 5 sistemi, 5 tessere del domino, un crollo. Le acque si fermano. L'elettricità se n'è andata. La vita si è fermata. Questa non è estinzione. Sono i problemi che accadono perché non hai preso precauzioni. Tutti dicono che arriveranno gli zombie, ma la realtà viene dimenticata.
La tua decisione. Capisci i sistemi. Impara la scienza. Prepara le soluzioni. O ignora questo e diventa statistica. L'orologio fa tic-tac. I sistemi sono più fragili di quanto pensi. Scegli saggiamente. Scegli la tua decisione. Conosci i sistemi. Conosci la matematica. Conosci la scienza. Oppure non conoscere niente e affronta le conseguenze. Il tempo passa velocemente. Sii preparato nel momento in cui i sistemi se ne vanno. Scrivete nei commenti cosa vorreste vedere nel prossimo video e non dimenticate di mettere mi piace.